Now the stream is go on. Hello to everybody, ladies and gentlemen. Here we are. I am your friend, the Italian YouTuber Sant'Enchan, and I wish you to have, the whole of you, a good, happy Thanksgiving Day. Next video I promise you I'll speak on English, but I have a lot of audience on North America, England, and English Tolkien communities. So dearest and dearest friends, ladies and gentlemen, thank you for following me from United States. Have a happy Thanksgiving Day. Now I continue to talk as usual on Italian language. Care amiche e cari amici, eccezionalmente, perché ultimamente faccio un video ogni settimana o ogni 2 settimane, faccio questo video per salutarvi a tutte e tutti voi, visto che ho disponibilità di farlo. E quindi oggi fa freschetto, oggi fa freschetto veramente. Sono appena 57 gradi Fahrenheit. Dobbiamo parlare secondo i parametri nordamericani, perché ho fatto questo video, se non l'avrete capito, augurando un buon Thanksgiving Day a tutti i nostri amici nordamericani, visto che parte del mio pubblico è del Nord America, e quindi augurategli anche voi di avere un happy Thanksgiving Day. Ho fatto molti video, molti di voi mi chiedono ogni tanto: ma quando fa il prossimo video, ma quando fa il prossimo video? Intanto questo non è notizie politica, ma è intrattenimento. Poi mettiamo la data di oggi. Ricordatevi che i miei video sono sempre caricati in Common Creative Attribution, li potete riutilizzare. Allora, io a quanti di voi mi domandano: ma quando fa il prossimo video, ma quando fa il prossimo video? Gli dico: per favore pazientate, non sempre posso fare un video, purtroppo ho da fare, ma se vi è possibile, guardate i miei vecchi video e li troverete molto interessanti. Spero, mi auguro. Soprattutto commentateli, dategli un like, fatemi questo favore. Allora metto i miei messaggi, i miei video messaggi ai miei sostenitori e preferiti, e mi raccomando, ecco, fatemi la cortesia di guardare i miei video, perché altrimenti io ricevo 1000 visualizzazioni del canale al giorno, ma vorrei che aumentassero. Quindi non guardate soltanto i miei ultimi video, perché altrimenti io mi demoralizzo, perdo l'entusiasmo di fare i video. Mi ricordo che dal 2013 al 2014 ho fatto la maggior parte dei miei video, perché sono partito con tutto l'impeto. Il 7 febbraio il mio canale compierà 6 anni, ma non so se continuare a fare video. Se voi, tutti voi che vi sommate ai nuovi telespettatori, non continuate a guardare anche gli altri miei video. Alcuni dei miei video durano meno di 10 minuti, 5 minuti, quindi guardatene un bel po'. E soprattutto, per farmi sapere cosa ne pensate dei diversi temi che io ho trattato, commentateli sotto e condivideteli, affinché anche altri li possano condividere possano commentare. Quindi più gente commenterà i miei video, più gente le condividerà,
più io sarò incentivato a fare dei video, altrimenti non ci avrò degli incentivi e non so, ne farò uno ogni anno, anche perché per un'ora e 40, anche di più di un'ora e 40 di live, ma non sempre. Allora, poi se riceverò sufficienti domande, perché Samantha mi aveva chiesto circa i miei anelli, però non mi ha chiesto circa questo, e io allora, se non riceverò più di 100 domande riguardo che cos'è questo, e non ve lo dico. Vi ricordo che ho anche un profilo in Musical.ly e un profilo in Instagram, quindi seguitemi anche in i5, per esempio, mettendo qua. Poi sono presente anche su, faccio questo video proprio per vedere quanti ecco, questo è il mio profilo di hi-fi, se vi interessa. E questo è il mio, ne ho due. Sì, in verità in vero ne ho più di due, ma questi sono quelli principali. E poi anche questo, vediamo se mi esce, che sono presenti. Badate bene su Twitter, capito, non è una cosa che ci puoi scherzare, capito? E reporter, e reporter che poi hanno cancellato i dati, adesso mi ritrovo con 51 punti quando ne avevo migliaia. Ecco qua reporter, se vi interessa. Però sono al classifica Lazio, sono al posto numero 34 con punti 575. Se mi vorrete fare aumentare nella graduatoria di reporter, tanto nel Lazio come in Italia, mi raccomando, andate a vedervi, io qua nel chat vi ho lasciato l'indirizzo, il mio account di reporter, ve lo rimetto di nuovo. Sì, io sono il numero 207 in Italia, io sono il 207esimo in Italia e il 34esimo nel Lazio, che ho caricato in tutto 23 video. Risultano 51 visite locali, ma hanno azzerato. Io infatti c'ho punti vecchi, ne ho 1168, non so perché c'è scritto punti vecchi 1168 e adesso ne ho 50, ne ho di punti 575, quando prima ne avevo 1168. Hanno fatto una riforma in reporter che resta di stucco, è un barbatrucco, ma non so, non so perché avevo 1168 punti e adesso vabbè, adesso sono in una posizione molto più alta, al posto 34, però si direbbe che molti si siano staccati da reporter, perché io dall'8 novembre 2017 che sto su reporter, dall'8 novembre a il 22 novembre, più di un anno,
più di un anno ho coltivato 1168 punti, adesso mi ritrovo alla metà, me ne hanno riconosciuto la metà, poi c'avevo migliaia di visualizzazioni e adesso vabbè, questo succede a essere collaboratore di un sito di informazione. Poi che dire del mio ultimo video, care amiche ed amici, che ha raccolto 24 visualizzazioni. Soltanto il bucaggio che ho fatto in una cicocca ne ha raccolto 73. Vorrei parlare perché tanto questo video non lo guarderà quasi nessuno, un promedio di 20-30 visualizzazioni in una settimana, ma che ho pubblicato in Instagram, e vi do qua, per quanti guarderanno questo video, il link della foto che ho caricato in Instagram nel mio chat di adesso. Allora, si tratta di Red Line, Rosso Istria, il film sulla martire istriana Norma Cossetto e di tutte le migliaia di persone che sono morte, la figlia di un infoibato che piange a dirotto, e la sua amica di sinistra si sospetta prima di vedere il film che resta a bocca aperta e vuole che sia proiettato. Vabbè, vediamo se lo riusciamo a trovare, vi do il link, ecco qua, ce ne sono di notizie. Scocimaro portare il film dai comunisti, dai regimi comuni, si parla soltanto delle massacri compiute dai regimi totalitari di destra, ma dei regimi totalitari di sinistra e delle loro stragi non se ne parla, come se buoni fossero ancora da una parte e cattivi da un'altra. E invece no. Ieri la prima mondiale di Red Land, Rosso Istria, film sulla tragica storia di Norma Cossetto, laureanda scritta istriana, violentata e uccisa dai partigiani nel 1943. Per l'occasione Azione Frontale ha fisso delle locandine raffiguranti Norma Cossetto con lo scopo di omaggiare chi con la proiezione del film ha voluto trasmettere la verità, perché la vera informazione trascende le barriere ideologiche. La le barriere ideologiche non devono esistere per la verità, capito? E quindi vi propongo di leggere questi argomenti, vi propongo di leggere questi argomenti perché sono degli argomenti che devono restare d'attualità. Si dice che se non si ha memoria la storia si ripete, ma la storia si può ripetere anche degli orrori di sinistra, non soltanto di destra. Quindi, come dire, è opportuno che si trasmetta qualcosa del passato, la totalità degli eventi del passato. Adesso modifico il titolo.
perché è ingiusto che i delitti rimangano impuni, non importa se li compiono, gli hanno le ferrandezze, le hanno compiute a destra o a sinistra, nel centro. È opportuno non scordarsi, è opportuno non scordarsi, scusate che è opportuno non scordarsi come così come le foibe ardeatine, ehm, anche gli infoibati hanno sofferto una morte, un'agonia da parte di un regime totalitario che per nulla si giustifica, capito? E quindi non ci sono né villani né santi, ma bisogna dire che tutti i regimi totalitari eh, sono cattivi allo stesso modo. Non c'è regime totalitario buono, amico, capito? Perché se ti ammazzano non importa chi ti ammazza un nazista o chi vuoi te, e ti ammazza uguale, ti ammazza, cioè ti colpisce con una mazza e ti lascia tramortito. Infatti molti sono stati massacrati, veramente. Certe opere empie non si possono comprendere e non si possono giustificare neanche. Adesso sto facendo follow and follow di Twitter, io sono presente pure su Twitter per chi non lo sapesse, e quindi potrete anche lì, una volta che si caricherà il mio video, commentarlo. Veramente è indegno che il cinema, l'arte pure negli Stati Uniti guardino solo in una direzione, ma non vogliamo generare dei conflitti, dei problemi con, non so, con i croati, con i serbi, con i bosniaci. No, per carità, poi sono passati 70-75 anni, non è questione di creare dei problemi con i dalmati, gli istriani dalla parte jugoslava, che poi sarebbero parti italiane, ma è una questione di fare giustizia, così come si cercano i responsabili dei crimini di lesa umanità civile e militare. Anche in Italia, in Germania si sono cercati dei responsabili, e allora gli jugoslavi non sono differenti dagli italiani o dai tedeschi, o perché erano comunisti e che allora si giustifica che i regimi comunisti erano più sanguinari dei regimi di destra, cosiddetti nazifascisti. Se giustizia ci deve essere, ci deve essere per tutte le vittime, e se si deve fare giustizia, si deve fare giustizia di tutti i criminali, non che soltanto chi uno dice si deve giustiziare, si deve fare giustizia soltanto su chi uno dice, e gli altri non contano nulla. Invece no, si deve fare giustizia per tutte le vittime, e come si deve giustiziare ogni criminale.
allora vediamo magari che a posteriori molti criminali della ex Jugoslavia sono morti nel frattempo, ma almeno si sa che cosa hanno compiuto, che cosa hanno ordinato loro di persona. E quindi adesso che questo video ha assunto un po' più di profondità, invito a tutte e tutti voi a esprimere il vostro giudizio, intanto che io sto cercando di raccogliere dei dati per farmi un'opinione maggiore sul film che probabilmente vedrò da internet, perché io non vado al cinema da, proprio da questo d da quel d perdon. Però vorrei sapere tutte e tutti voi che ne pensate di questa idea di fare un film sull'infoibati e su una ragazza che probabilmente ha la vostra età, cioè 20-25 anni. Io già ormai ne ho il doppio. Il 26 gennaio, non vorrei sbagliarmi nel dire la data, il 26 gennaio del 2019, mi raccomando, fatemi gli auguri commentando qualche mio video, diffondendolo, perché io compio 50 anni. Quindi questa ragazza ci aveva come minimo meno la metà dei miei anni o meno della metà dei miei anni, ed è morta in una maniera atroce. Ecco, io non so quanti di voi proverebbero di successi nella stessa maniera, ma non mi sembrerebbe una cosa accettabile, capito? E quindi, come dire, e non è accettabile per nessuno di morire ammazzati. Eh, e neanche si può desiderare eh, che qualcuno ammazzi dei soggetti. Comunque dopo la seconda guerra mondiale ci sono state delle stragi, delle epurazioni etniche, non soltanto di tedeschi che con la seconda guerra mondiale non avevano nulla a che fare, come il caso di tutti i tedeschi che da secoli vivevano nei paesi dell'Europa dell'Est, ma anche per esempio in Polonia hanno ucciso lituani e ucraini, in Ucraina hanno ucciso lituani e polacchi. Cioè ci sono state delle epurazioni etniche e degli esodi all'interno di ogni paese dell'est, una volta che i vari regimi comunisti sono stati imposti o con finte elezioni o con invasioni, che veramente fanno pensare che il regime socialista sovietico dell'Unione Sovietica, che si è implementato in ogni paese del patto di Varsavia, era addirittura più feroce del proprio regime nazista del terzo Reich, perché in ogni paese dove arrivava l'Unione Sovietica si facevano delle pazzesche epurazioni etniche, o con lo sterminio o con le deportazioni, in alcuni casi nei paesi di origine di quelle etnie, in altri in Siberia, ai lavori forzati perché si opponevano al regime. E quindi, come dire, bisogna mettere in luce questa aspetto oscuro dell'Unione Sovietica, che dentro la Russia, dentro l'Unione Sovietica e anche in ogni singolo paese satellite promuoveva questi spietati metodi di deportare persone perché scomode, perché appartenenti a un'altra etnia, e volevano omologare tutta la popolazione, renderla tutta uniforme. Queste cose si devono sapere, si deve sapere assolutamente che le atrocità che sono state compiute dal regime stalinista, dal regime di Tito, dal regime di Pol Pot, dal regime di Mao Zedong, con innanzitutto il balzo in avanti che è stata una catastrofe economica, e poi anche con la rivoluzione culturale che hanno distrutto tutto, hanno ammazzato un sacco di gente anche con la rivoluzione culturale. Un momento che vado a vedere una cosa.
scusate, quanti di voi sanno chi ha sostenuto il regime criminale demente che ha ucciso 2 milioni e mezzo di persone in forma diretta su una popolazione di 8 milioni e mezzo di Pol Pot? Quanti di voi lo sanno? Sono stati gli Stati Uniti e la Cina comunista, perché volevano frenare l'influenza nella regione, nel sud-est asiatico, dell'Unione Sovietica sul Vietnam, che era un paese che stava in migliori condizioni di Cambogia. Allora Pol Pot fondò, grazie all'appoggio degli Stati Uniti e della Cina, la Repubblica Popolare di Campuchea, e in pratica fece guerra e torturò i vietnamiti, che si ritrovarono facendo una guerra quasi contro Cambogia, e poi torturò e uccise anche molti vietnamiti che vivevano in Cambogia, perché li trattava da spie. Poi Pol Pot dinamitò le banche, le casse di cambio, perché lui voleva direttamente realizzare lo stato comunista senza passare per una fase intermedia come pretendevano nell'Unione Sovietica, cioè non voleva avere la moneta, non voleva avere l'economia, non voleva avere uno stato centrale, non voleva. Tutte le città furono abbandonate, morirono per condizioni precarie, perché mancavano i medicinali, mancava il cibo, torturavano i dissidenti, morirono migliaia di persone al mese o al giorno, un po' come succede nell'attuale Venezuela, che manca il cibo, mancano i medicinali, manca addirittura in un paese petroliere, che produce petrolio, che fa parte della OPEP, manca la benzina. Beh, questo successe nella Cambogia di Pol Pot. E tutti i regimi comunisti sono stati il vento, tutti i regimi comunisti sono stati dei fallimenti, e questo non lo dicono fino al giorno d'oggi. Non so, Che Guevara passa da eroe. Voi che ne pensate? Che sapete della Cambogia di Pol Pot? Scrivetemi dei commentari e condividete il video affinché altri possano commentare. Ma per alcuni in Italia addirittura Pol Pot, ma Che Guevara passa come un eroe, un idealista, un sognatore che se ne andava in giro per il mondo in moto fino a che è arrivato a Cuba e ha partecipato della rivoluzione. Ma lui, una volta che è stato al potere, ha torturato molti dissidenti, tanto interni come esterni al Partito Comunista, e li ha fatti fucilare. Li ha fatti fucilare. Quindi lui ha combattuto per la democrazia, ma quale idea di democrazia? Quale? Le carceri erano piene di persone torturate, persone che morivano di stenti, anche perché all'interno del Partito Comunista la pensavano in modo diverso, quindi la dissidenza non era tollerata, c'era il pensiero unico. Adesso i comunisti in Italia e la sinistra parla contro il pensiero unico dei neoliberali, ma non c'era il pensiero unico in Cuba. E poi la sinistra in Italia a appoggiare il gay pride, la diversità di genere e tutte queste cose, ma a Cuba ancora adesso l'omosessualità è considerata una malattia, e fino a poco tempo fa si andava in carcere, fino a pochi anni fa si andava in carcere a essere rieducati, che poi invece magari i detenuti per la loro orientazione sessuale erano abusati, violentati, stuprati dagli altri detenuti, quindi è così che li rieducavano. Ma ecco, per il socialismo sovietico, per la Cuba dei Castro, gli omosessuali erano dei malati. Adesso non riesco a capire come invece la sinistra italiana, che tanto appoggia Corea del Nord, la Cina comunista, che poi è comunista di nome perché sono più capitalisti dei nordamericani, vogliono imporre la loro moneta. Ma come? Marx non diceva di distruggere il capitale, la moneta, lo stato, la famiglia, di distruggere tutto? I comunisti italiani e la sinistra italiana che appoggia Cuba appoggiano invece le diversità sessuali,
e questo è successo negli ultimi 40-50 anni. Ma come tu appoggi qualcosa che è condannato dagli altri comunisti nei regimi comunisti e non vedi una contraddizione in questo? Ma come tu appoggi qualcuno che se va a fare le vacanze alla Cuba de Castro, perché da ultimamente hanno tolto formalmente la condanna penale, ma magari rimarrà una condanna sociale, una condanna morale ed etica. Tu appoggi in Italia un italiano come sinistra che ha distinto orientamento sessuale, che va a fare le vacanze a Cuba e poteva essere arrestato e magari anche torturato per la sua orientazione sessuale, dicendo che chi non accetta le distinte orientazioni sessuali è un omofobo e un fascista. Ma allora perché non considerare fascisti pure Castro e il regime cubano? Capito? E mi sembra una contraddizione in termini. Allora bisogna dire che il film Redland Rosso Istria è un film che apre gli occhi a molti di voi giovani, soprattutto a molti di voi giovani, perché vi fa vedere come le favole, le bugie del regime, dei regimi comunisti e del socialismo sovietico erano delle bugie. Guardatevi il film ispirato al libro di Orwell 1984, leggetevi il libro di Orwell 1984 per rendervi conto come il comunismo sia sempre stato una bugia. Stalin voleva coprire i gulag, voleva coprire le massacri, le feroci massacri che ha ordinato contro i dissidenti. Poi senti i comunisti italiani dire nel nome del comunismo si sono commessi molti errori. È come se qualcuno direbbe che nel nome del nazismo si sono commessi molti errori. Quando sequestri una persona sapendo chi è, la torturi, la vuoi rieducare a forza o la uccidi e fai degli assassinati in massa di dissidenti, non sono degli errori, sono degli omicidi, sono delle efferatezze, sono dei crimini, ma non degli errori, perché sono compiuti sistematicamente. Allora un errore non è compiuto sistematicamente. Se tu sbagli a guidare perché calcoli male e slitta la macchina e schiacci qualcuno e lo ammazzi o lo ferisci, hai commesso un errore. Ma se tu intenzionalmente lo schiacci con la macchina buttandogliela addosso, non hai commesso un errore di calcolo o hai visto male, ma hai ucciso deliberatamente. È un po' come ascoltare tutti i papi degli ultimi tempi, dall'epoca di Giovanni XXIII, dire che la chiesa ha commesso molti errori nel passato: le sacre inquisizioni, le crociate, la lotta contro gli eretici, la tortura e la morte di Giordano Bruno, perché la chiesa non poteva direttamente uccidere, allora torturava a morte. Giordano Bruno è stato detenuto in carceri veramente disgustosi, dove l'aria ammorbava, appestava, per più di 7 anni, ed è stato torturato e messo in un carcere in un altro, fino a che dopo 7 anni, già in completa agonia, fu messo nel rogo e bruciato vivo. Allora quello non è un errore di stima, un errore di valutazione. Quello significa compiere deliberatamente una scelta, quella di sequestrare un individuo che peraltro non so se è stato gesuita, ma era un religioso cattolico, che per il fatto di pensarla in modo distinto fu considerato eretico, che eretico è colui che è diverso, che la pensa in modo diverso, e fu arrestato, processato innumerevoli volte e riarrestato e riprocessato, e ogni volta per farlo confessare lo si torturava, fino a che non ne hanno potuto più, perché lui era uno spirito libero e indomito, e lo hanno bruciato nel rogo e hanno distrutto tutti i suoi libri, parte dei quali sono sopravvissuti.
ma grazie al fatto che in altri paesi dove è fiorita la riforma hanno conservato i suoi scritti. Prendere in giro, non vi fate prendere in giro dal non vi fate prendere in giro dai papi quando dicono che sono stati compiuti dei crimini. No, se dicessero questo ogni tanto prendo una papera, si vede che ho già trasmesso molto, 36 minuti. Se dicessero questo direbbero la cosa giusta, ma io sempre che ascolto Papa Francesco, perché la Rai te lo mette come il prezzemolo, ascolto che lui dice gli errori compiuti nel passato. E poi quale passato? Perché lui si ferma ai casi di pederastia e pedofilia e pedopornografia e mercimonio compiuti dal clero negli Stati Uniti e in Europa e nel mondo, ma di crimini, non di errori o di peccati che sono delle mancanze morali. I peccati invece no, i crimini commessi dalla chiesa cattolica e dalle altre denominazioni sono moltissimi. Adesso devi rispondere dei crimini commessi in Cile, per esempio nell'ultimo viaggio in Cile, nell'aeroporto, quando stava per salire nell'aereo con la scaletta, perché lui c'è un aereo speciale, si è avvicinato alla recinzione per salutare la gente. Lui pensava che lo andavano a salutare per chiedergli una benedizione, invece erano le madri dei bambini violati che dicevano: quando si farà giustizia, quando si arresteranno questi responsabili? E lui ha fatto la faccia seria, Papa Francesco Bergoglio, no, H Bergoglio, e ha detto: io non risponderò a queste domande, non risponderò a queste domande solo quando mi porteranno le prove della loro colpevolezza, della loro responsabilità. Allora prenderò dei provvedimenti, ma non risponderò a queste domande che mi state facendo qua, perché ancora in tribunale non è stato stabilito nulla. Ebbene, dopo da Roma un nunzio apostolico ha dovuto chiedere scusa nel nome del Papa, perché lo sapevate che dal Medioevo c'è una dottrina secondo la quale il Papa è infallibile, è la dottrina dell'infallibilità del Papa. Quindi il Papa, come ha fatto Benedetto XVI, Ratzinger, quando ha fatto delle dichiarazioni polemiche sull'Islam, non ha potuto chiedere scusa perché avrebbe ammesso di aversi sbagliato. Quindi dicono i papi che loro si possono sbagliare, ma in pratica c'è la dottrina dell'infallibilità del Papa, che è quasi più infallibile di Dio, che nessuno ha visto peraltro. Allora altri correggono le frasi dei papi, non i papi stessi, e un vicario, un nunzio del Papa ha comunicato ai cileni che il Papa riconosceva la colpevolezza della gente del clero in Cile e li avrebbe consegnati alla giustizia. Dopo quel viaggio in Cile ha avuto la brillante idea di andare in Messico, se non mi sbaglio. In Messico ci sono molti fedeli cattolici, ha voluto salvare la faccia in un bello scenario che si è armato, molto costoso. Paf, gli cade anche lì migliaia di casi di pedopornografia del Vaticano. Allora lì, anche lì, ha dovuto rendere le sue requiem alla Chiesa, chiedere scusa a nome degli errori, chiedere scusa a nome della Chiesa degli errori compiuti dalla Chiesa. Errori, ma come uno per sbaglio abusa dei bambini? Poi è andato negli Stati Uniti, e giusto quando stava per partire dagli Stati Uniti, che non è stato un tour molto esitoso perché molti stanno lasciando la Chiesa cattolica negli Stati Uniti, e non metto altre cose nel titolo perché non ci sta. Happy Thanksgiving Day and another argument, film Redland, Rosso Istria. Non metto altri titoli perché altre cose nel titolo. Giusto quando se ne andava dagli Stati Uniti hanno dichiarato che più di 3000 sono i casi accertati
di abusi pedopornografici da parte di ecclesiastici e laici della chiesa cattolica, anche omicidi, ma sarebbero molti di più quelli non denunciati perché si è arrivato a patteggiamento negli ultimi 100 anni. Quindi cosa sia successo prima degli ultimi 100 anni non so, gli ultimi 300 o 400 anni, gli Stati Uniti di storia moderna hanno 500 anni, lo lascia a voi immaginare, chissà, forse saranno 10.000 o 100.000 casi. E poi, non contento di questo, non pago di ciò, Papa Francesco, il super papa che vi ricordate a Roma ritraevano per le strade vestito da Superman, è andato in Irlanda, dove è scoppiato il bubone anche lì della pedopornografia del Vaticano, dei pederasti preti e monaci. È uno scandalo che se n'è dovuto correre via, ha accorciato il tour in Irlanda. Lì sono molto più critici, anche se cattolici. Poi è andato in Germania perché ha detto: sono stato in Cile, sono stato in Brasile, sono stato in Messico, sono stato negli Stati Uniti. Ogni volta la chiesa ha speso miliardi e anche i governi per fare queste feste e ogni volta me le hanno rovinate, rinfacciandomi che il Vaticano negli ultimi 100 anni ha abusato di migliaia di minori. Sono stato in Irlanda, ha detto Papa Francesco, in Inghilterra, non so se in qualche paese del centro e nord Europa, e mi hanno rovinato la festa, per non dire un'altra parola. Adesso l'emme non vado a Gerusalemme, ma vado in Germania, dove c'era la Merkel, non so se c'è anche adesso. E che ti trovi che ti trova in Germania? Pronto un bello scandalo di altri 3.000 abusi, fra quelli dichiarati, quelli non dichiarati, e si è ritirato nella città pontificia del Vaticano, perché il vero nome, la vera denominazione è lo stato della curia pontificia romana, e all'interno c'è l'unica città che ha la città del Vaticano. Allora i giardini faranno parte della città del Vaticano o sono lo stato della curia romana, cioè lo stato pontificio? Perché magari i giardini sono zona extraurbana, magari insieme ai musei, e l'ala di San Pietro, cioè il palazzo residenziale del Papa, e San Pietro sono la città del Vaticano. Resta il fatto che hanno trovato, come si dice, che ogni stato c'ha i suoi scheletri nell'armadio. Arabia Saudita c'ha un cadavere disciolto nelle cloache dell'ambasciata sua in Turchia, e hanno riesumato i corpi di due scheletri che non si sa se fossero quelli di Emanuela Orlandi e dell'altra giovane, il cui nome non si dice tanto, proprio nelle zone di Ottaviano. Quindi voglio dire, anche se Ottaviano è Roma, è suolo romano e non suolo dello stato confinante straniero, di cui Papa Giovanni è il teocrata indiscusso, come gli ayatollah dell'Iran, della Persia, però Ottaviano in pratica è pieno di proprietà che sono extraterritoriali perché appartengono al Vaticano. Allora in una chiesa del Vaticano, proprietà proprio del Vaticano, non come le altre chiese che la gente non lo sa, ma sono di proprietà dello Stato italiano, amministrate dallo Stato italiano, quindi spende di tasca sua lo Stato italiano per mantenerle in condizione, però per conto del Vaticano. Invece in una chiesa che è demanio del Vaticano hanno trovato lo scheletro di due giovani ragazze che non si sa se sono quelle di Emanuela Orlandi e dell'altra, che il cui nome si ignora perché non lo dicono i media, oppure di altre persone che sono morte. Chissà, magari non sono state le uniche due giovani, chissà quante persone, giovani e vecchie, uomini e donne, sono morte. Allora, capito quante cose ha da nascondere il Vaticano e quante cose da nascondere hanno gli ex regimi comunisti.
capito? Che molti dicono ah ma no, ma era l'epoca, e allora perché non giustificare anche l'Italia, l'Italia di quegli anni o la Germania di quegli anni, dicendo ma era l'epoca che si ammazzava, era una era una moda, così una moda culturale. È inaccettabile, credo che qualsiasi persona con un minimo di buon senso direbbe che si può accettare che si ammazzi qualcuno. È veramente un qualche cosa di mostruoso, anche solo immaginarlo. Ma che ci possiamo fare? È la natura umana. Allora io adesso sto mettendo i tax, i tax, i tax, perché così troveranno facilmente. Adesso YouTube permette di mettere, di mettere i tax nel titolo. Io naturalmente tratto di questi argomenti non perché sono gli argomenti che vanno di più, ma perché sono gli argomenti che più toccano, che più sono sentiti. Io li sento, poi ognuno è sensibile a quello che vuole. Vediamo un po'. Ecco, già sto finendo, perché non voglio farlo tanto lungo il video, poi so che c'è gente che un minuto, due, tre di più e non te lo guardano. Mi spiacerebbe molto.
poi ecco. Niente, l'ispirazione poi mi ripeterei moltissimo. Vediamo un po'. Track 52 minuti. Che ne dite? È ora di tagliare, se no mi si surriscalda troppo il cellulare. Poi non c'è nessuno che commenta, allora vi ho detto tutto. Happy Thanksgiving Day, dearest friends, ladies and gentlemen, who whom follow me from United States. Grazie a tutte e tutti i miei amici e le mie amiche che mi seguono dagli Stati Uniti, e gli faccio un buon giorno del ringraziamento, un buon augurio per il giorno del ringraziamento, che abbiano un buon giorno del ringraziamento, perché molte persone mi seguono dagli Stati Uniti. E poi vi ho parlato di Redland, Rosso Istria, quindi ho parlato di film. Questo video è intrattenimento. Non vi scordate che la licenza dei miei video è in licenza di attribuzione di Creative Commons, riutilizzo consentito. Quindi se volete utilizzare dei miei video per fare degli sketch o per intero, caricandoli, inglobandoli in un vostro video, siete liberi di farlo. Quindi vi ringrazio di tutto. Sono riuscito a fare un video oggi che è giovedì. Pensa, io pensavo che fosse venerdì, ma è giovedì. Che strano, pensavo che fosse venerdì, è giovedì. Allora oggi che è giovedì, vi lascio. Forse farò un video, non so se il sabato, non so se sì, non so se no, non so perché. Vi ringrazio a tutte e tutti di avermi seguito. Mi scordo sempre di mettermi il pentalfa. Ultimamente mi metto questo. Saluto Samantha, saluto anche Alessandro Arcangeli, saluto Amleta Bloom, saluto Igenis Love Live, che ha cambiato un sacco di volte il nome. Saluto tutti quelli di cui mi scordo di salutare. Saluto tutti quelli che mi hanno commentato ultimamente, come hello to you, no more bullshit, have a happy Thanksgiving Day. Saluto Sed Sorelle. Ciao Sed Sorelle, come stai? Buon fine settimana. Saluto anche Michele Botturi. Saluto Michele Botturi. Saluto Mari Ricami. Ciao Mari Ricami. Saluto Sergio Verdi, che ha commentato il mio video. Saluto Terra Piatta. Saluto Filippo Rule, che ha commentato il mio video sulle sfere cinesi. Saluto anche Amleta Bloom, che l'ho salutato prima. Saluto Savage Tita Vaine Goes Viralon o Hulu. E allora vi saluto tutti e saluto Dark Tremo Royals. Ciao.